Buongiorno coltivatori, sono Gianmarco Mapelli e oggi vedremo tutti gli strumenti, coltelli e non, che servono per gli innesti. Faccio questo video dopo grande richiesta vostra, perché in tanti proprio mi avete chiesto che tipo di coltelli utilizzo per gli innesti. Mi avete visto usare tanti coltelli differenti negli scorsi video e in molti nei commenti mi hanno scritto proprio quali sono quelli essenziali. Oggi vedremo tutti gli strumenti che servono per i vari innesti. Partiamo nel dire che sì, servono degli strumenti appositi, coltelli e forbici apposta per gli innesti. Non bisogna improvvisarsi con coltelli e forbici qualsiasi. Questo per più motivi. In primis la nostra sicurezza. Un coltello da innesto ha un manico e una lama fatta apposta per la manualità che serve per eseguire un innesto. Di conseguenza le nostre mani saranno più al sicuro. Secondo, l'efficacia. C'è una lama fatta apposta proprio per tagliare il legno, le marze, quindi il legno vivo, verde, cosa che non troviamo in altri coltelli. Terzo, non si tratta di un costo. Per me un coltello da innesti è un investimento. Sono comunque attrezzi fatti per dei professionisti e fatti per durare anni. Con un coltello possiamo fare migliaia di innesti, soprattutto se facciamo un'accurata manutenzione. Oggi analizzeremo tutto il mio repertorio personale. Sono tutti attrezzi della Due Buoi, senz'altro l'azienda di riferimento per quanto riguarda gli strumenti per gli innesti, e abbiamo attrezzi dai più versatili e quindi anche i più essenziali fino a quelli più particolari che si utilizzano in certi casi specifici. Uno degli attrezzi principe è proprio la cesoia, anche il mio attrezzo preferito. Infatti non mi troverete mai sguarnito di cesoia, ce l'ho sempre in tasca quando sono in giardino, quando sono nelle aziende agricole a far consulenza, e ce ne ho anche una in macchina per sicurezza, perché è un attrezzo essenziale per gli innesti, ma in realtà anche ad esempio per fare delle talee, per la potatura. La cesoia per gli innesti però deve essere a doppia lama, quindi non deve avere il battente da un lato perché deve tagliare da entrambi i lati. Quando noi andiamo a preparare la marza deve essere tagliata da entrambe le parti, così da evitare schiacciamenti, compressioni oppure rotture dalla corteccia. Senz'altro l'attrezzo più importante, il coltello da innesti. In questo caso ha lama dritta, quindi forse il più versatile, provvisto anche di unghia nella parte opposta alla lama. Quest'unghia è molto comoda quando facciamo ad esempio gli innesti a gemma o l'innesto a corona per alzare la corteccia. Quest'unghia non è affilata come la lama, però comunque è sottile e ci permette proprio di alzare la corteccia, non di scalfirla. I coltelli che vedremo oggi avranno la lama o in carbonio, che è il materiale classico, quello più utilizzato proprio per i coltelli da innesto, oppure in acciaio inox, quindi un materiale inossidabile che col tempo si logra molto meno, e devo dire che mi trovo anche bene nella filatura, perché col tempo c'è sempre stata un po' la preoccupazione l'acciaio inossidabile non si affila bene. In realtà col trattamento termico, quindi in cottura della lama di questi della Due Buoi, non c'è problema, si fa il filo con molta tranquillità. Questo coltello può sembrare molto simile a quello di prima, in realtà ha delle peculiarità. In primis ha un unghione nella parte posteriore del manico. Questo unghione serve sempre o per alzare la corteccia oppure proprio per far da spessore, da cuneo, ad esempio quando facciamo l'innesto spacco. Oltretutto il manico è molto più grande, quindi chi come me ha la manona è senz'altro più comodo perché ha il manico più grande e lo riesce a impugnare con più comodità. Qui abbiamo due roncole, in realtà questo è semplicemente un coltello a lama storta, mentre questa qua è la vera e propria roncola. Un coltello molto solido, diciamo da combattimento, ed è il coltello classico, quello che si è sempre utilizzato per gli innesti, quello che avevano anche i nostri nonni. La comodità di questi attrezzi è che hanno la lama curva, di conseguenza si lavora molto bene di punta. Adesso incominciamo con gli strumenti più particolari, più peculiari e anche i più specializzati. Qui abbiamo un coltello per fare l'innesto a triangolo, quindi noi quando abbiamo il porta innesto e dobbiamo fare la scalfitura a forma di V, ci viene comodissimo questo coltello che ha già proprio la lama a forma di V. Di conseguenza con una sola mandata riusciremo a fare già, diciamo, la forma corretta per inserire poi la marza. Questo aggeggio così strano è il coltello per l'innesto a zuffolo. L'innesto a zuffolo è un innesto a gemma che si utilizza tantissimo per il castagno. In realtà è efficace un po' per tutti gli alberi, compreso gli alberi da frutto. Con questo coltello noi riusciamo a incidere a 360 gradi la corteccia di un rametto di diametro massimo di 2-3 cm. Di conseguenza noi poi possiamo prelevare
tutto l'anello di corteccia, includendo anche la gemma, e lo possiamo innestare su un altro ramo. Qui abbiamo il saltagemma, un attrezzo apposta proprio per gli innesti a gemma per prelevarli. Di conseguenza, dopo ad esempio aver utilizzato il coltello per l'innesto a zuffolo, con questo arnese riusciamo con molta delicatezza a sollevare la corteccia e prendere l'interezza dell'anello. Se dovessimo utilizzare ad esempio il coltello o più semplicemente le dita, sicuramente avremo più margine di errore. Con questo attrezzo invece ci semplifichiamo molto la vita. Quindi da una parte abbiamo proprio una spatolina che è curva esattamente come sono curvi tendenzialmente i rami di diametro di 2-3 cm. Dall'altra parte abbiamo il nostro solito unghione comodissimo per tutti gli innesti, ad esempio l'innesto a scudo oppure quello a corona. Questo è l'attrezzo apposito per l'innesto a spacco, infatti serve proprio per fare lo spacco diametrale del portainnesto e poi con questo cuneo si riesce ad aprire lo spacco e inserire la marza. Se noi abbiamo questo, tuteliamo tutti i nostri coltelli, perché solitamente cosa si fa? Per fare lo spacco diametrale si posiziona il coltello e si martella, però quello è un uso un po' improprio del coltello che col tempo si rovina. Se invece abbiamo questo attrezzo, tuteliamo tutti i nostri coltelli perché abbiamo una lama appuntita che dobbiamo posizionare sul portainnesto, abbiamo un battente solido spesso fatto apposta per essere martellato e poi abbiamo questo cuneo che serve proprio per aprire il portainnesto, specialmente quando il portainnesto è di diametro abbastanza consistente, perciò riusciamo a far leva. Concludiamo con lo strumento simbolo di comodità, l'innestatrice manuale, che non è un attrezzo per chi non è capace di usare i coltelli, anzi, anche per loro, però soprattutto per i professionisti che devono fare magari centinaia di innesti al giorno e di conseguenza con questa qua si può fare un innesto ad omega davvero efficace. Si possono innestare ovviamente rami giovani di circa un anno, in primis perché la marza deve essere di un anno per far sì che l'innesto attecchisca, e poi bisogna avere un portainnesto sempre della stessa età o perlomeno dello stesso diametro, quindi tendenzialmente rami di un anno. Con l'innestatrice noi possiamo fare la forma al portainnesto, la stessa identica forma al nesto e se portainnesto e nesto avranno lo stesso diametro combaceranno perfettamente. Tutti gli attrezzi che abbiamo visto oggi ve li lascio in descrizione al video, trovate lì tutti i link. Mi raccomando, rinnovo proprio il concetto del fatto che è importante avere gli strumenti giusti e anche utilizzarli nella maniera giusta, in primis per la nostra sicurezza. Se avete delle domande scrivete nei commenti, in ogni caso mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale Orto a Coltivare e noi ci vediamo con un prossimo argomento. Ciao coltivatori! Se avete dubbi o consigli potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perderlo.